In occasione del 250° anniversario dalla nascita di Jane Austen, ricorrenza celebrata il 16 dicembre 2025, lo Scarabeo ha reso omaggio alla grande scrittrice con questo mazzo di tarocchi unico, pensato per i suoi estimatori in tutto il mondo. Ciao a tutti amiche e amici di YouTube, io sono Angela e questa è la Taroteca di Exoteric World. È con questo nome che mi trovate sui social. Ci tengo a dirvi che subito dopo l'analisi degli arcani maggiori ci sarà uno slideshow in cui li mostrerò tutti e 22 a tutto schermo, in modo da darvi l'opportunità di apprezzarli ulteriormente. Prima della fine della puntata troverete una schermata per vedere gli altri episodi che compongono questa serie. Se il video vi sarà piaciuto e se vorrete sostenere il mio lavoro, potete farlo iscrivendovi o abbonandovi al canale. Fin da ora vi ringrazio se l'avete già fatto o se considerate farlo. Adesso cambiamo inquadratura ed entriamo nel vivo della puntata. Venite con me. Ciao a tutti e benvenuti. Oggi vi porto in un viaggio tra romanzi, emozioni e destini intrecciati. Un viaggio che attraversa i salotti dell'epoca Regency, le passeggiate nei giardini, gli sguardi rubati e le scelte che cambiano la vita. Vi presento il Jane Austen Tarot, una meraviglia illustrata da Lola Airaghi con testi di Diane Wilkes, edito dallo Scarabeo e stampato in luglio 2025. Vi mostrerò questo mazzo che non è solo uno strumento divinatorio, è un ponte tra letteratura e introspezione, un mazzo che trasforma ogni lettura in una piccola storia, proprio come quello che Jane Austen sapeva raccontare con ironia, grazia e profondità. Questa è la scatola. Ve la mostro. Ecco, in tutte le sue parti. Qui dietro possiamo già trovare una specie di anticipazione delle carte stesse. Andiamo ad aprire la nostra bellissima confezione curata nei dettagli e comoda appunto da aprire. All'interno troviamo il libretto e il mazzo, che è composto da 78 carte più 2, perché abbiamo questa che funge un po' da copertina, e poi abbiamo l'ultima carta con i riferimenti per seguire lo Scarabeo sui social, Facebook e Instagram, che consiglio sempre di seguire per vedere le ultime uscite, quindi rimanere in contatto appunto con lo Scarabeo. Le carte, per darvi un'idea della grandezza, misurano 11,8 centimetri lunghezza per 6,4 centimetri. Lo spessore totale di tutto il mazzo è di circa 2,4 centimetri, quindi abbastanza comodo. Il cartoncino è un po' sottile, però è plastificato e, come potete vedere, è lucido. Comunque facile, molto facile da mescolare e anche piacevole da maneggiare. Il libretto incluso è scritto in più lingue: inglese, italiano, spagnolo e portoghese. Diciamo che ci sono delle spiegazioni utili per chi inizia a conoscere questo mondo. Ovviamente consiglio sempre di integrare con altri testi se si vuole approfondire lo studio dei tarocchi. La parte in inglese è leggermente più ampia, con qualche indicazione aggiuntiva in più, ha 2 metodi, quindi invece troveremo nelle altre lingue un metodo solo di lettura.
ma questo lo vedremo meglio nel corso della puntata. Parlando un po' del retro del mazzo, si presenta in questo modo. Come vedete c'è una silhouette femminile in stile cameo, incorniciata da un motivo floreale delicato e molto interessante, diciamo molto bello. Il design richiama quei medaglioni Regency e le copertine dei romanzi ottocenteschi con eleganza sobria e senza tempo. Ovviamente il retro non è reversibile, quindi si può notare se una carta è al rovescio o no. Davanti troviamo l'illustrazione che occupa l'intera carta e in basso c'è un bordo verde scuro con il numero e il nome della carta di riferimento. E diciamo che le immagini, qui possiamo già vedere, sono scene narrative, piccoli frammenti di vita che sembrano usciti direttamente dai romanzi di Jane Austen e che adesso andremo a scoprire. E partiamo con il nostro viaggio, andiamo a conoscere le varie carte divise in gruppi, ciascuno con una propria anima. Iniziamo proprio dagli arcani maggiori. Eccoci di fronte ai 22 arcani maggiori, partiamo dal matto, il mago, la papessa, l'imperatrice, l'imperatore, l'ierofante o papa, gli amanti, il carro, la forza, l'eremita, la ruota, la giustizia, l'appeso, la morte, la temperanza, abbiamo il diavolo, la torre, la stella, la luna, il sole, il giudizio e il mondo. Qui troviamo i grandi archetipi, ognuno reinterpretato con un tocco narrativo che richiama l'universo Jane Austen. Ma prima di conoscere i vari gruppi, una brevissima nota sul tema. Il mazzo ovviamente è ispirato alla vita e alle opere di Jane Austen, nata nel 1775 e autrice di capolavori come Orgoglio e Pregiudizio, Emma, Ragione e Sentimento. Le sue storie parlano di crescita personale, scelte morali, relazioni e trasformazioni interiori. Questo mazzo riflette proprio questo spirito. Ogni carta è un passo nel viaggio della formazione, un momento di consapevolezza. Come potete vedere, le scene sono delicate, quasi teatrali, piene di movimento e atmosfera. Ad esempio il matto mostra una giovane donna che cammina con passo leggero, accompagnata da un cagnolino. Diciamo che si vede qui in basso. Un invito a iniziare un nuovo capitolo, proprio come le eroine di Austen che si affacciano alla vita adulta. Per farvi un altro esempio che mi ha colpito abbastanza, ovviamente non come la conosciamo la carta della ruota, diventa un ballo, un valzer di destini che si incrociano, mentre il sole, eccolo qui, vedete? Tanto poi li vedrete meglio con lo slideshow, può diciamo rappresentare una passeggiata luminosa in giardino, simbolo di gioia e realizzazione. Diciamo che l'energia del mazzo è quella del Bildungsroman, il romanzo di formazione. Ogni carta racconta un passaggio, una crescita, un cambiamento. Come vedremo per tutto il mazzo di tarocchi, ogni carta diventa un varco per esplorare la nostra storia personale. Ora lasciamo le grandi verità per immergerci nel mondo delle emozioni, quello delle coppe, ma prima vediamo in tutto il loro splendore i maggiori con lo slideshow.
Eccoci di fronte alle coppe, le carte delle emozioni e dei legami, elemento acqua, fluido, sensibile, intuitivo, e in questo mazzo le coppe sono caratterizzate da una palette bianco e blu che richiama purezza, calma e la profondità emotiva. Questa è una particolarità del mazzo, lo vedremo anche in seguito con gli altri semi, gli altri gruppi, che tendenzialmente ogni gruppo è caratterizzato da una palette ben precisa e quindi, come vedete, è riconoscibile in tutte le 14 carte, appunto le 10 carte numerali e le 4 carte di corte, ognuna con scene che parlano di sentimenti, relazioni, affetti e desideri. Un'altra particolarità di questo mazzo è che viene cambiato i nomi di alcune carte di corte, ben 3. Quindi al posto del fante abbiamo la fanciulla, maiden, il cavaliere rimane uguale, cavaliere, la regina diventa la dama, lady, e il re diventa lord, signore. Le immagini, come potete vedere, raccontano momenti intimi, confessioni e sguardi, incontri e malinconie. Riguardo all'aspetto artistico, in breve posso dirvi che Lola Airaghi in questo mazzo utilizza uno stile illustrativo che unisce il fumetto in modo elegante alla narrazione visiva, e le figure sono espressive, i gesti parlano, gli ambienti sono ben curati nei dettagli e ogni carta sembra una vignetta di un romanzo illustrato. E adesso dal mondo delle emozioni passiamo a quello della materia, i denari. Eccoci di fronte ai denari, l'elemento terra, abbondanza e sicurezza. Questo gruppo esplora il mondo materiale, lavoro, risorse, stabilità, valore. I colori dominanti sono il verde e il marrone, che evocano natura, concretezza e radicamento. Vediamo le 10 carte numerali, le 4 carte di corte. Diciamo che qui troviamo le scene che parlano di scelte pratiche, di responsabilità, crescita e costruzione. Come vedete anche qui troviamo nelle carte di corte la fanciulla, il cavaliere, la dama e il signore. Pur trattandosi di un ammazzo che si rifà alla tradizione Wade Smith, solo alcune carte richiamano, comunque si intravede leggermente la tradizione. Diciamo che la maggior parte la reinterpretano attraverso situazioni tipiche dei romanzi di Austen, eredità, proprietà, doveri familiari. Un'altra particolarità è che spesso non troviamo rappresentati i semi di ogni gruppo, quindi come vedete non troviamo proprio rappresentate in questo caso i pentacoli e le monete, tranne che in qualche circostanza. Di sicuro troviamo in tutti i gruppi, almeno gli assi, dove vi è un libro. Infatti prima abbiamo visto una tazza, una tazzina sopra il libro, invece qui vediamo questa moneta e poi andremo a scoprire le successive. Qualche carta, diciamo ad esempio, mi viene in mente qui il 4, 4 di denari, si vedono questo denaro, queste monete, questi soldi, però effettivamente si allontana, come potete vedere, dalla tradizione. Direi che essendo parte integrante della scena, alcuni elementi possono essere difficili da individuare. Ecco, questo può risultare complesso capire immediatamente la carta che ci troviamo davanti, ma in realtà basta leggere in basso per scoprirlo. Diciamo, magari potete fare anche un esercizio, se andiamo a prendere quelli proprio Wade Smith, cosa succede? Mentre con il 3
di denari, diciamo in questo caso, può essere diciamo intuitivo, l'ambientazione dove c'è in questo caso, una dama che sta dipingendo, che sta disegnando, quindi si sta operando in qualcosa come lo troviamo appunto nel classico 3 e altre 2 persone, una che gli sta probabilmente dando delle indicazioni e l'altra diciamo è lì a suonare il liuto. Ad esempio il 6 di denari, in questo caso spero di poterlo farlo vedere bene, eccolo qui, si può evocare il significato di dono, di regalo, di dare insomma qualcosa tramite questo gesto, questa rappresentazione. Quindi come vedete, pur non essendo strettamente legato a livello iconografico, si può in qualche modo intuire il 10, diciamo ad esempio, appunto non ci sono i pentacoli, però c'è l'idea della famiglia e delle generazioni rappresentate, come lo è proprio il 10 di denari. E adesso passiamo dalla concretezza dei denari al seme dei bastoni. Eccoci di fronte ai bastoni, fuoco, movimento e passione. In questo mazzo diventano candele, simbolo di luce, energia e ispirazione. I colori dominanti sono il rosso e il giallo, vivaci e dinamici. Vediamo le 10 carte numerali, le 4 carte di corte, fanciulla, cavaliere, dama e signore. Qui vediamo scene che parlano di iniziative, creatività, slanci, decisioni coraggiose, e diciamo che le candele, scelte appositamente per questo gruppo illuminano il cammino e rappresentano la volontà di agire. Ma a cosa serve questo mazzo e come usarlo? Direi che, questo mazzo si presta tantissimo, e benissimo a, diversi tipi di utilizzo. Ovviamente io, diciamo consiglio di avere una mente abbastanza aperta, di, leggerlo, per quello che mostrano a livello intuitivo le varie rappresentazioni, delle carte e anche qualche indicazione che trovate, nel libretto. Quindi primo posto letture intuitive, narrazioni personali, esplorazioni psicologiche, è anche perfetto per chi ama la letteratura e vuole unire introspezione e immaginazione, ma anche per la divinazione direi, forse soprattutto per le letture sull'amore. Mentre vi mostro il libretto, eccolo qui, vediamo che diciamo, contiene nelle varie lingue un'introduzione al mazzo, questa è la parte in inglese, come vi dicevo, quella leggermente più esaustiva. Trovo le spiegazioni delle carte e 2 metodi di lettura sono nella parte in inglese. Diciamo che vi mostro adesso, trovo la parte in italiano, eccola qui, questa, quindi potete vedere questa breve introduzione perché questo mazzo, quindi qualche spiegazione, questa è la stesa che vi dicevo. È la stesa del Bildungsroman, un termine tedesco che indica il romanzo di formazione, il percorso di crescita di un personaggio. Quindi direi che questa stesa, senza dilungarmi eccessivamente, in breve vi posso dire che traccia un panorama sulla propria vita, come se fosse una storia. Infatti qui troviamo l'indicazione del metodo a 6 carte. Diciamo che secondo me si può usare anche per raccontare la vita di una protagonista immaginario, rendendo la lettura un vero e proprio esercizio narrativo. Per le spiegazioni, è vero che consiglio di leggere la parte in inglese, seppur breve, ma almeno può essere interessante la prima parte dove c'è la descrizione della scena che viene rappresentata in ogni singola carta, mentre nella sezione in italiano troviamo
per ogni arcano il nome, poi il libro di riferimento della scena, ad esempio qui il matto troviamo orgoglio e pregiudizio, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, e poi ovviamente per ogni singola carta al significato al dritto e al rovescio. E adesso andiamo avanti e proseguiamo il nostro percorso con l'ultimo seme, dove il pensiero prende forma, le spade. Ed eccoci di fronte alle spade, l'elemento dell'aria legato al pensiero, alla comunicazione e ai conflitti. In questo mazzo diventano penne, simbolo di scrittura, parola e riflessione. I colori dominanti sono il bianco, il grigio, il nero e quindi varie sfumature. Ovviamente l'elemento lo troviamo proprio qui, come l'abbiamo visto negli altri gruppi, sul libro e la penna da scrittura. Ogni libro ha il suo titolo, quindi qui troviamo di riferimento Emma. Ovviamente qui abbiamo le 10 carte numerali, le 4 carte di corte e anche qui sono la fanciulla, il cavaliere, la dama e il signore. In questo gruppo le scene parlano di decisioni, dubbi, verità e dialoghi interiori. Le penne scrivono il pensiero e ci invitano a guardare con lucidità ciò che accade dentro e fuori di noi. Adesso che ci avviciniamo alla fine di questo percorso, si può notare il vero potere di questo mazzo, che è la sua capacità di raccontare storie. Ogni carta è un capitolo, un momento, un'emozione. Diciamo che per le considerazioni finali il Jane Austen Tarot è una piccola opera d'arte narrativa, ogni carta è una chiave per entrare in un mondo dove la divinazione incontra la letteratura e dove il simbolo diventa racconto. Ovviamente lo consiglio a tutti, a neofiti, a chi già conosce le carte, ai collezionisti, proprio, tutti, qualsiasi persona, anche solo da acquistare effettivamente. Per chi è agli inizi, anche se potreste avere qualche difficoltà nel riconoscere alcuni significati, potrebbe essere usato, totalmente a livello intuitivo e ovviamente per questo motivo lo consiglio anche a chi cerca qualcosa di speciale da aggiungere alle proprie conoscenze e soprattutto alla propria collezione. Diciamo anche perché mi soffermo su chi conosce già i significati tradizionali, lo consiglio perché è un mazzo che stimola, la mente, il cuore e l'immaginazione e si possono trovare tanti spunti interessanti per le proprie letture. In qualsiasi caso sentitevi liberi di usare tutti i metodi che conoscete e desiderate. Consiglio, diciamo, per chi ha all'inizio di usare, poche carte e, metodi abbastanza, semplici proprio per entrare meglio in connessione, con il mazzo. Si conclude qui questa puntata della Taroteca, vi ringrazio per essere stati con me, ditemi nei commenti cosa ne pensate di questo mazzo, se volete potete andare a vedere tanti altri video che pubblico sul mio canale e potete anche seguirmi su Instagram e TikTok. Vi aspetto al prossimo video, ciao a tutti!